Voilà, buongiorno a tutti ragazzi, io sono Matteo Valenza e oggi siamo a bordo della mia Tesla Model 3 e... sembra che nevichi. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. Allora, per prima cosa voglio dirvi che siamo alla versione 2019 42.1. Questa versione ha portato notevoli migliorie per quanto riguarda i tergicristalli, che finalmente funzionano. Oggi mi sto dirigendo a Trento per fare un video con un'auto molto speciale, un'auto a idrogeno. Mentre ricarichiamo il supercharger di Affi, vediamo come si comporta Tesla sulla neve. Qualche tempo fa ho acquistato le gomme da neve e vi devo dire che finalmente le sto sfruttando bene. Con le gomme da neve posso dire che Tesla Model 3 sull'asfalto è una bomba. Sicuramente complice la trazione integrale, Tesla Model 3 sulla neve, sull'asfalto, anche bagnato, non c'è nessunissimo problema. Poi il motore a trazione elettrica, cioè... Poi volevo parlarvi dei consumi perché sinceramente ci sono tante notizie discordanti in rete e vi voglio raccontare l'esperienza di questa mattina. Partendo da ieri sera, io sapevo che stamattina dovevo andare comunque lontano, diciamo, fare più di 120-130 km perché devo dirigermi da Brescia a Trento. Quindi ieri sera sono andato al supercharger e ho ricaricato fino all'80%. Poi quando sono arrivato a casa l'ho attaccata ancora fino al 90% in AC. Questa mattina quindi l'auto era completamente carica, diciamo non completamente ma al 90%, che io ritengo essere un buon compromesso. Io tengo l'auto in garage, quindi l'auto in effetti non era fredda assolutamente. Comunque pochi minuti prima di uscire, fai 2 o 3 minuti prima, ho acceso il riscaldamento dell'auto a 22 gradi. Salito in macchina, poi ho preso e sono partito. Pensavo che essendoci 0 gradi fuori e la macchina fredda, io voglio tenere comunque il riscaldamento acceso, non voglio utilizzare solo il riscaldamento dei sedili. Perché dovrei fare una cosa del genere? E quindi sono partito, ho detto vabbè, al limite mi fermo a ricaricare una volta di più. Poi mentre andavo in autostrada ho notato questo, cioè 226 Wh al chilometro, 77 km in un'ora circa. Ehi, ma non è affatto male questo consumo. Anzi, cioè, se vi devo dire la verità, la media degli ultimi 50 km è di 218 Wh al chilometro. Ho sempre tenuto il climatizzatore acceso, in automatico, a 22 gradi e ho sempre fatto il 130 in autostrada, 135 al massimo, per fare sorpassi. E cosa vi devo dire ragazzi? Cioè, questa macchina consuma poco anche d'inverno. Forse il merito di questo scarso consumo è proprio perché ho riscaldato prima la macchina, quindi ho tenuto in carica la macchina durante la notte e gli ultimi 2 o 3 minuti gli ho acceso il riscaldamento? Fatemelo sapere nei commenti. Ma adesso vediamo cosa ne pensano altri che sono qui al charger di Affi della Tesla Model 3 sulla neve. Ciao Stefano! Ciao! Ma vedo che tu hai una bellissima Tesla Model 3 Standard Range. Orgogliosissimo di avere una Standard Range. Ma come si comporta sulla neve? Guarda, ero diffidente perché comunque la trazione posteriore, sai, è sempre stata mal vista sulla neve e sul bagnato, ma non con le Tesla, che comunque hanno un assetto molto basso e avendo le batterie sotto il peso è molto basso. Con la trazione elettrica? E la trazione elettrica è fantastica. Io mi sono proprio impegnato andando a Madonna di Campiglio, trovando una salita piena di neve, mi sono fermato, sono partito e la macchina mi ha dato solo che soddisfazione, perché con l'elettronica la macchina ha slittato appena poi è andata su con fulmine. Quindi secondo me ad oggi non c'è nessun problema nemmeno con una Standard Range andare sulla neve. E ad oggi è l'esempio palese, gomme invernali e direi neve.
Direi che ne sta venendo giù parecchia. Sì, quindi anzi a volte ha fin troppa elettronica questa macchina, perché vorresti divertirti un po' di più, ma Non te lo lascia fare. non te lo lascia fare, cavolino. Quindi però dico contentissimo. Ecco, un po' come tutti in questi giorni qua, l'autonomia se ne va un po', però insomma i punti di ricarica sono tanti, quindi non è tutti questi L'autonomia problemi. è veramente così poca? Io stamattina Allora, ho registrato 226, ti dico, che per io- una performance non è tanto, Io ti anzi. dico, ho preso l'autostrada, ok? Adesso mi dà 0 km, però perché sono partito lì mi sono fermato un attimo. La media di autostrada 130 all'ora, anche se c'è la neve, era 226. Poi la mia media in generale è di 160. 160. Ok, d'inverno è aumentata un pochino, ma non è sto gran aumentare. Ovvio che sono passato dai 300 km comunque fattibili ai 220-250 km, ovviamente avendo sempre un piede leggermente più pesante della media, nel senso che in autostrada non mi metto a 110, Certo, vai. mantengo la mia velocità a 130 e vado. Però ripeto, non è un grosso problema, a meno che non devi andare in Calabria tutte le settimane, ecco, Quindi paura della neve, paura del freddo, direi sorpassata. Zero, anzi se c'è la neve forse è un motivo più per prendere e divertirti, quindi, quindi positivo. Grande Stefano, grazie mille. Prego Sei un Matteo. grande. Buon viaggio allora. Ciao, buon viaggio anche a te, perché ci scambiamo. Ciao. Ciao a tutti, eccoci qua con la neve. È nevicato alcuni giorni fa, la neve qui non è stata spalata, per cui c'è un fondo naturale con neve pestata da parte delle vetture. Abbiamo avuto una notte molto fredda, il fondo è un po' ghiacciato, però la vettura non ha nessun problema di tenuta. Per quanto riguarda i consumi in assetto estivo, periodo settembre-ottobre, avevamo un consumo indicativo medio di 167-170 watt chilometro. Questo periodo circa 188 watt/ora chilometro. Abbiamo un consumo maggiore indicativo del 13-15%. Direi che è tutto accettabile, per cui una media di circa 1000 km alla settimana. Ho notato un aumento di consumo solo quando c'è pioggia battente, andando magari in autostrada ai 110-120 all'ora e il consumo aumenta anche quando fai viaggi brevissimi, i 10-20 km, fermi la macchina, riparte magari dopo alcune ore e la devi riscaldare un po', soprattutto riscaldare l'abitacolo. Sarebbe certamente necessario impostare il preriscaldamento della vettura, dell'abitacolo e il riscaldamento delle batterie. Lo stile di guida cambia notevolmente. È impossibile farla scivolare, aderenza veramente anche con angolo di sterzo massimo, con acceleratore tutto giù, adesso è tutto giù, ma taglia potenza finché le ruote non tornano dritte e non riprendono aderenza. Adesso giro il volante, adesso vado giù tutto, l'acceleratore è tutto giù, eppure non fa nulla finché non rimetti il volante dritto. E quando freni l'ABS funziona veramente bene. Quindi anche se qualcuno magari vede un ostacolo sulla strada e si fa prendere dal panico a metà curva e va o a inchiodare o ad accelerare di colpo, rimane sicurissimo, appunto è tutto giù ancora e non supera i 20 all'ora finché non torna dritto. Ciao ragazzi, allora io sono Giulio, Matteo mi ha chiesto di dirvi alcune delle mie impressioni della Standard Range Plus che ho acquistato circa 2 mesi fa. Col freddo, la batteria, si dice che consumi molto di più la macchina, la batteria dura meno e è vero, diciamo che l'auto consuma di più andando normalmente, cioè anche un po' divertendosi, facendo delle accelerate eccetera, ma non spingendo troppo la velocità, si può arrivare facilmente sui 200 Wh ogni chilometro, che se avete visto l'altro video del test di autonomia fatto in autunno, vedrete che il consumo è abbastanza più alto. Le ruote invernali non sono così efficienti, anche se le tenete in sovrappressione, come faccio un pochino anch'io. E il riscaldamento dell'auto consuma direttamente energia elettrica finché il motore non scalda le batterie, però su Standard Range il motore non scalda molto le batterie. Infatti se voi lasciate l'auto fuori, la trovate addirittura, anche se è al 70-80% di batteria,
con un po' di limitazione sulla potenza massima, oltre che una forte limitazione sulla frenata rigenerativa. Ecco, viaggiando con l'auto, anche facendo 15-20 minuti di strada ai 90 all'ora, ecco, la batteria non riuscirà a scaldarsi abbastanza per togliere questo limite. Il modo più efficace per togliere questo limite è o tirare come un assassino, oppure mettere un attimo in carica la macchina prima di partire, tipo dargli un 5% in più e lasciarla lì 10-15 minuti in carica. Questo scalderà molto più efficientemente le batterie. Quindi temo che il riscaldamento utilizzi proprio l'effetto phon. Questa autonomia ridotta ha impattato il mio stile di guida, stile di vita? Beh, no, è come andare un po' più veloci, come dire, invece che andare ai 120 in autostrada andare ai 130, 132. No, non impatta assolutamente, tanto le colonnine di ricarica ci sono, insomma, siamo a posto. Seconda domanda, l'auto sulla neve come si comporta? Questa, vi ricordo, ha un solo motore, con tutti gli ausili della guida inseriti. L'auto si comporta molto bene, il traction control è infallibile, è molto veloce a rispondere, super preciso, quindi la trazione la si ha. Se si abilita lo sleep start, che è una diminuzione del traction control apposta per la partenza su superfici innevate o molto scivolose, si può un po' far scodare l'auto, una cosa che mi ha chiesto Matteo, ma si riesce a fare drift con quest'auto? E tecnicamente no, con lo sleep start ti lascerà solo pochi gradi di movimento sul posteriore e farà girare le ruote posteriori poco più velocemente a quelle davanti, quindi si può scodare un attimo una partenza a basse velocità, scodi un attimo, ma se già l'auto si inclina di troppo senti che parte l'ESP frenando le ruote interne alla curva e l'auto subito si rimette dritta, quindi è molto sicura. Bene ragazzi, vi lascio al video di Matteo. Non so se riuscirò a farvi altri video sulla neve, ma intanto ragazzi io vi ringrazio per aver guardato questo video. Se volete comprare una nuova Tesla vi lascio il link in descrizione e un'infografica qui in parte. Avrete 1500 km di ricarica al supercharger gratuiti. Se vi è piaciuto questo video e volete che approfondisca, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Se siete tipi da Telegram, ragazzi, iscrivetevi al canale Telegram. E ragazzi, per oggi è tutto. Io vi saluto e vi lancio al prossimo video. Ciao!